Ciao a tutti e benvenuti! Se questa è la prima volta che capitate sul mio canale Fly High in Italian o bentornati! In questa lezione vedremo quando utilizziamo perché nelle risposte o quando affermiamo qualcosa e vi darò poi anche una serie di sinonimi che potete utilizzare in questi casi. Tra l'altro, se vi siete persi la lezione in cui ho parlato del perché nelle domande, quindi come avverbio interrogativo, vi lascio poi il link al video nella descrizione così che potete darci un'occhiata. Vi ricordo che potete regolare la velocità del video se parlo troppo lentamente o se parlo troppo velocemente, premendo sulle impostazioni in basso a destra sulla rotellina. E oltre a sottotitoli in italiano ho preparato anche sottotitoli in inglese, francese, spagnolo e russo se ne avete bisogno. Perché nelle risposte a una domanda viene utilizzato come congiunzione causale. Questo significa che indica la motivazione, la causa per cui è successo qualcosa o venuto qualcosa e corrisponde all'inglese because, ok? Avevamo visto, vi avevo menzionato nella lezione precedente a proposito della distinzione in inglese tra la domanda e la risposta, in cui abbiamo why nella domanda e because nella risposta, mentre in italiano perché lo si utilizza sia nella domanda sia nella risposta. Vediamo qualche esempio. Perché mangi la mela? Perché ho fame. Quindi perché ho fame indichiamo la causa, il motivo per cui mangio la mela, ok? Perché ho fame. Perché sei stanco? Perché ho lavorato tutto il giorno. Quindi vediamo che spieghiamo con questo perché, perché il motivo, la causa per cui siamo stanchi, ok? Oppure perché sei in ritardo? Perché sono rimasta ferma nel traffico, d'accordo? Quindi spieghiamo la causa, spieghiamo la motivazione. Sinonimi che possiamo utilizzare invece di perché in questo contesto, quindi a inizio frase così, in risposta a una domanda con il perché, se vogliamo iniziare la frase nello stesso modo con il perché, possiamo dire poiché, ma poiché in realtà è un registro un po' più formale, un po' più sostenuto. E anche se non è sbagliato iniziare con poiché ho fame, poiché ho lavorato tutto il giorno o poiché sono rimasta ferma nel traffico, in realtà non suona molto naturale e suona un po' strano perché la domanda contiene il perché, giusto? Quindi perché mangi la mela? Poiché ho fame. Non sta molto bene, ok? Però è un sinonimo che si potrebbe utilizzare più in un contesto formale. Questo giusto così almeno lo sapete. Sapete che c'è poiché, ma in realtà in questo tipo di contesto con perché nella domanda e poi diamo un'affermazione diretta, una risposta diretta che spiega la motivazione, spiega la causa, in realtà utilizziamo perché in maniera molto naturale nella nostra risposta e iniziamo la frase così, d'accordo? Se invece parliamo di affermazioni, quindi non parliamo in questo caso, quindi caso numero 2, abbiamo visto quando perché viene utilizzato come risposta a una domanda, ma se invece abbiamo un'affermazione e quindi perché viene utilizzato in questo contesto sempre come congiunzione causale, ma questa volta introduce una subordinata che indica, che esprime una causa, una motivazione. Allora qui siamo sì più liberi di sostituire il perché con altri sinonimi e vediamo qualche esempio qui. Ce ne sono davvero tanti di sinonimi che possono utilizzare perché in questo contesto, in questa situazione, quando abbiamo proprio una principale e una subordinata, quindi abbiamo un'affermazione, non abbiamo semplicemente una risposta a una domanda come nei casi che abbiamo visto appena adesso. Allora, vediamo. Mangio una pizza, quindi frase standard, mangio una pizza perché ho fame. Quindi vi faccio vedere giusto l'esempio standard col perché e per farvi capire un attimo abbiamo la principale, mangio una pizza, la frase principale mangio una pizza
E poi abbiamo perché, che introduce la frase secondaria o frase subordinata perché ho fame, d'accordo? Ok, esprimiamo quindi con questo perché ho fame la motivazione, la causa, la ragione per cui mangio una pizza. Però possiamo sostituire il perché, come vi dicevo, con altri sinonimi e sono davvero tanti, prendete nota. Mangio una pizza poiché ho fame, quindi quel poiché torna indietro adesso qui e sì, è in un contesto più formale, come vi avevo già menzionato, poiché è più formale. Quindi mangio una pizza poiché ho fame. Oppure possiamo dire mangio una pizza dato che ho fame, quindi quel dato che ho fame esprime sempre la causa, esprime la ragione per cui mangio una pizza e può sostituirsi tranquillamente al perché, ok? Quindi mangio una pizza dato che ho fame. Oppure mangio una pizza dal momento che ho fame. Questi sono utilizzati in un contesto in realtà piuttosto neutro, standard, e non è né formale né informale, molto standard, ok? Dato che ho fame, mangio una pizza dal momento che ho fame. Poi possiamo anche dire mangio una pizza siccome ho fame, siccome è molto utilizzato, mangio una pizza siccome ho fame. Oppure mangio una pizza per il fatto che ho fame. Questo in realtà è più formale, per il fatto che ho fame. Tra l'altro anche molto lungo, per il fatto che ho fame, quindi più elaborato, ok? Poi abbiamo mangio una pizza in quanto ho fame, ok? In quanto ho fame. Oppure, molto antiquato, mangio una pizza già che ho fame, molto molto antiquato. Questo giusto per arricchire il vostro vocabolario, ma non lo sentirete utilizzare in realtà nel parlato. Sì, lo si vede solamente nello scritto, ma è molto antiquato, anche qui, anche nello scritto è molto antiquato. Oppure mangio una pizza per la ragione che ho fame, questo non è molto utilizzato, in ogni caso è più, si vede di più in un registro formale. Oppure, stessa cosa in un registro formale, mangio una pizza per il motivo che ho fame, ok? Qui abbiamo in tutti questi casi, in tutti questi esempi, con tutti questi sinonimi, come avrete notato, la frase principale precede la frase subordinata, quindi vuol dire che la frase principale viene prima della frase subordinata, quindi abbiamo la principale, poi abbiamo la congiunzione causale, quindi perché, dato che, dal momento che, in quanto, ok? Quindi è lì, e poi abbiamo la frase subordinata. Se però vogliamo avere la frase subordinata che precede la frase principale, allora non potremo utilizzare in realtà tutti questi sinonimi che abbiamo appena visto, e quelli che potremmo utilizzare sono più dato che, per esempio, dato che ho fame, mangio una pizza, ok? E abbiamo quel dato che più appunto alla subordinata nella prima posizione della frase, abbiamo poi la virgola, bisogna mettere la virgola e poi abbiamo la principale che segue. Oppure possiamo dire siccome ho fame, siccome sta benissimo, in realtà sta molto meglio utilizzare siccome all'inizio della frase piuttosto che utilizzarlo a metà, come abbiamo visto negli esempi precedenti. Quindi siccome ho fame, virgola, quindi la virgola separa la subordinata dalla principale e poi mangio una pizza, d'accordo? Quindi se la subordinata precede la principale, allora dato che e siccome sono le due congiunzioni che sono corrette da utilizzare, e tra l'altro se ci riferiamo al perché, al semplice perché è sbagliato. Non possiamo utilizzarlo in questo contesto a inizio frase, ok? Come introducente appunto della subordinata. Non possiamo dire perché ho fame, mangio una pizza, ok? È corretto dire mangio una pizza perché ho fame, ma non possiamo dire perché ho fame a inizio frase così, mangio una pizza, d'accordo? Quindi questo sarebbe sbagliato. E poi terzo utilizzo di perché come congiunzione finale, e introduce qui una subordinata che esprime il fine, lo scopo di un'azione, e in questo caso vediamo un attimino cosa succede nella frase subordinata, ma corrisponde all'inglese so that, in order that, ok? Quindi questo è appunto il corrispondente inglese.
Cosa succede nella frase subordinata? Vediamo, sto studiando il tedesco perché riesca a trovare un buon lavoro. Come vedete, il verbo che segue perché è al congiuntivo, quindi in questo tipo di subordinata finale che segue perché, quindi la congiunzione perché qui è una congiunzione finale, ok? Con funzione finale, scopo, il fine di un'azione, il verbo deve essere al congiuntivo, quindi sto studiando il tedesco perché riesca a trovare un buon lavoro, oppure loro due ti stanno aiutando perché tu riesca a passare l'esame, d'accordo? Quindi questa è una cosa importante da ricordarsi. In realtà quando utilizzate perché, qui con questo tipo di funzione finale, bisogna utilizzare il congiuntivo. E perché può essere anche rimpiazzato da affinché in questo contesto, con questa funzione finale. Per esempio, sto studiando il tedesco affinché riesca a trovare un buon lavoro. E anche qui vedete che il verbo della subordinata è al congiuntivo, ok? Quindi, al secondo esempio, loro due ti stanno aiutando affinché tu riesca a passare l'esame. Quindi è anche un po' complicato e dovete ricordarvi che se utilizzate perché e affinché con funzione finale, allora il verbo della subordinata va al congiuntivo. C'è però una semplificazione ed è quando il soggetto della principale è lo stesso del soggetto della subordinata. In questo caso utilizziamo l'infinito e utilizziamo diverse congiunzioni, per esempio per. Vediamo un attimo questo esempio. Sto studiando il tedesco per riuscire a trovare un buon lavoro. Quindi vedete, la frase precedente era sto studiando il tedesco perché riesca a trovare un buon lavoro, ma dato che sono io il soggetto dello sto studiando il tedesco e sono io che voglio trovare un buon lavoro, allora diciamo per e poi abbiamo l'infinito. Questo è molto più semplice rispetto a dire perché più il congiuntivo, giusto? Ma non possiamo in realtà utilizzarlo nell'esempio precedente, nell'altro esempio precedente, quello dei loro due ti stanno aiutando perché tu riesca a passare l'esame. Perché? Perché non possiamo dire loro due ti stanno aiutando per riuscire a passare l'esame. In realtà qui no, non è possibile perché sono loro due, sono due persone che stanno aiutando te, ma vogliono che tu riesca a passare l'esame, quindi loro due non sono il soggetto del passare l'esame, d'accordo? Perché lì il soggetto sei tu, giusto? Tu riesca a passare l'esame, ok? Quindi si può rimpiazzare da per più l'infinito solo se soggetto della principale è lo stesso del soggetto della subordinata, d'accordo? Non possiamo quindi usarlo quindi nell'esempio di quando i soggetti sono diversi, ok? Possiamo poi anche utilizzare altre due espressioni allo scopo di e al fine di, ok? Per esempio, sto studiando il tedesco allo scopo di trovare un buon lavoro, ok? Qui, ancora una volta, possiamo dire allo scopo di e poi l'infinito perché il soggetto è lo stesso, soggetto della principale è lo stesso del soggetto della subordinata, quindi sono io che sto studiando il tedesco con lo scopo, allo scopo di trovare un buon lavoro, sono io che voglio trovare un buon lavoro. O possiamo anche dire al fine di, quindi sto studiando il tedesco al fine di trovare un buon lavoro. Allo scopo di e al fine di sono però più formali rispetto al per più l'infinito, d'accordo? E poi un altro appunto sul per può essere utilizzato anche prima di un sostantivo e indica la causa. Per esempio, sono in città per lavoro. Possiamo anche, oltre a per, in questo contesto, con un sostantivo che segue, utilizzare per via di. Quindi possiamo dire sono in città per via del lavoro, d'accordo? O possiamo dire anche a causa di può essere seguito da un sostantivo ed è un po' più formale dire a causa di rispetto a per o per via di, ok? Per esempio, sono arrivata in ritardo a causa
del traffico, ok? E con questo concludiamo la nostra lezione per oggi. È stata una lezione piuttosto complessa, mi rendo conto, piuttosto avanzata, con tutti questi sinonimi e parlare poi della subordinata, della principale, congiunzioni finali, congiunzioni causali, però ecco, spero che sia tutto chiaro. Fatemi sapere se avete dei dubbi e scrivetemeli nei commenti, così che potrò poi rispondere lì. E se il video vi è piaciuto mettete un like, così che mi aiutate a spargere la voce e a raggiungere più persone con questo contenuto, e considerate iscrivervi al canale ed attivare la campanella delle notifiche per non perdere nessun nuovo episodio. Allora vi auguro una buona giornata, un buon proseguimento, continuate a seguirmi e alla prossima! Ciao ciao!